Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Le verruche sono un disturbo molto contagioso e comune che frequentemente colpisce la pianta dei piedi ma anche il palmo delle mani. Solitamente sono più colpiti i bambini, le persone che frequentano palestre o piscine oppure che indossano frequentemente per molte ore calzature poco traspiranti come le scarpe da ginnastica e infine persone con un sistema immunitario debole. Se riconosciute prontamente si può intervenire anche a casa con cerotti, soluzioni o spray per crioterapia. In questo video capiamo cos'è una verruca, come riconoscerla, quali sono le cause e fattori di rischio, come prevenirla, ma soprattutto come eliminarle. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Una verruca è un'escrescenza cutanea provocata dal virus del papilloma umano HPV. È la stessa tipologia di virus che causa le verruche genitali e le lesioni del collo dell'utero delle quali abbiamo parlato in questo video, ma in questo caso le lesioni si sviluppano sulla pianta dei piedi o sul palmo delle mani. Anche se possono provocare molto fastidio ed essendo contagiose se non curate tendono ad espandersi, in questo caso non possono provocare lesioni cancerose. Le verruche plantari, anche definite verruche semplici, hanno un colore che va dal giallo al grigiastro, dimensioni inferiori ad 1 centimetro e può essere presente un ispessimento cutaneo. Le verruche plantari spesso vengono inizialmente confuse con i calli o i duroni, per il fatto che in entrambi i casi si presenta l'ispessimento cutaneo, l'ipercheratosi e che si ha dolore alla pressione. Le verruche però presentano delle caratteristiche peculiari rispetto a calli e duroni. Hanno un aspetto simile a un piccolo cavolfiore e presentano dei puntini neri sulla superficie. Questi puntini neri sono dei capillari sanguigni coagulati e infatti può capitare che tagliando la parte superficiale esca del sangue. Oltre alle verruche semplici possono presentarsi anche altre due tipologie. Le verruche plantari a mosaico sembrano formate da piccole tessere di un mosaico, sono in realtà formate da piccole verruche plantari che confluiscono tutte insieme in un'unica lesione. Verruche plantari periungueali si formano intorno all'unghia e se penetrano nel letto ungueale possono provocare delle deformazioni dell'unghia. Come abbiamo già detto, le verruche sono una lesione di natura infettiva e sono provocate da alcuni ceppi del virus del papilloma umano HPV. Il contagio può avvenire per contatto diretto con una persona infetta, ma più spesso è provocato dal contatto con superfici infette. Inoltre, se una persona sviluppa una verruca, è possibile che si autocontagi in altri punti. Tuttavia, non tutte le persone che vengono a contatto con l'HPV sviluppano le lesioni plantari. Esistono infatti dei fattori di rischio che predispongono alla formazione di lesioni. I principali fattori sono la presenza di abrasioni o graffi che favoriscono l'ingresso del virus nella cute. È addirittura dimostrato che nelle popolazioni in cui non si utilizzano le scarpe, la formazione di uno spesso strato di cute sotto il piede renda praticamente immuni alla formazione di verruche. La frequentazione di piscine e palestre con docce comuni, soprattutto se si ha la brutta abitudine di camminare scalzi. In questi ambienti caldi e umidi, infatti, l'HPV trova l'ambiente perfetto per resistere. L'uso frequente e prolungato di calzature non traspiranti. Per prevenire le verruche ai piedi è importante mantenere in buono stato la cute di mani e piedi con un'adeguata manicure e pedicure ed evitare le calzature non traspiranti. Inoltre è importante non camminare scalzi in docce comuni e non condividere effetti personali come asciugamani e attrezzi per la manicure. Se ci si affida a un centro estetico è importante assicurarsi che tutto venga svolto secondo le norme igieniche. Infine, non è utile per prevenire le verruche plantari il vaccino contro l'HPV utilizzato per prevenire le infezioni genitali. I ceppi coinvolti infatti sono diversi e questo vaccino non è efficace. Una volta riconosciuta una verruca plantare è importante trattarla quanto prima per evitare che la lesione cresca diventando più difficile da eliminare, che si espanda in altri punti o che vada a contagiare altre persone, per lo più i conviventi. Se la verruca plantare è di tipo semplice, quindi è una lesione non superiore al centimetro, è possibile utilizzare dei rimedi casalinghi che trovi in farmacia e disponibili a questo link, che si dividono principalmente in 3 tipologie. Soluzioni a base di agenti cheratolitici come l'acido salicilico o l'acido monocloroacetico,
che vanno spennellate sulla lesione con una frequenza che dipende dall'aggressività della soluzione e poi coperte con del nastro adesivo. Cerotti impregnati di agenti cheratolitici che svolgono la stessa funzione delle soluzioni abbinate al nastro adesivo ma sono più comodi. Spray per crioterapia, cioè bombolette ripiene di un liquido che attraverso un applicatore viene messo a contatto con la verruca congelandola. In tutti e tre i casi, dopo aver eseguito il trattamento nella modalità indicata, la verruca si staccherà da sola dopo circa 10-14 giorni. Se l'eliminazione non è completa, si potrà ripetere di nuovo il trattamento, ma per un numero di volte non superiore a quello indicato sul singolo rimedio. In situazioni in cui le verruche sono più estese, sono resistenti o sono in punti delicati, è importante rivolgersi al medico, che può utilizzare, oltre alle soluzioni cheratolitiche e alla crioterapia, la chirurgia classica ma anche il laser. Più raramente, in casi particolarmente complicati, il medico può sfruttare dei farmaci ad azione antivirale o immunomodulante per eliminare le verruche. Infine, se hai dubbi sulla natura della tua lesione, è importante che consulti il medico, che dovrebbe sempre fare la prima diagnosi. Ricorda anche che è importante non utilizzare i rimedi casalinghi indicati per la pianta del piede e per il palmo delle mani per trattare verruche in altre zone del corpo. Farlo comporterebbe la formazione di ustioni e in alcuni casi la cecità. Abbiamo visto cos'è la verruca del piede e come eliminarla. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.